arrivate a questa competizione avendo chiuso la Serie A da secondi in classifica. Chiaro che immagino vorrete provare a vincere la competizione, soprattutto tu, insomma, sei il capitano della squadra. Quanto senti di poter arrivare in fondo a questa competizione? Posso? Mi senta? Che una competizione importante è quello che hai detto tu. Penso che tutte le squadre ragionano nella stessa maniera, che una via per arrivare in fondo. Però io penso che noi fisicamente stiamo bene, psicologicamente stiamo bene e siamo pronti a dare il massimo. Poi dove ci porta il nostro massimo non lo sappiamo, ma tutti devono sapere che noi stiamo qua e che daremo massimo per andare fino in fondo. Mi è stato chiesto se per me è importante. Non conta se per me è importante, perché è importante per l'Inter. Io, i calciatori, quando parliamo, non parliamo mai per il singolo, ma parliamo sempre per l'Inter, per il bene dell'Inter. Siamo tutti quanti sotto un'unica bandiera, parliamo con il noi e non parliamo con l'io. Quindi questa competizione è importante per tutti noi. Come ha detto Samir, non sappiamo dove arriveremo, sappiamo però che daremo il massimo, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre forze per cercare di dare il massimo e arrivare più in alto possibile. Però l'importante è non avere rimpianti, i ragazzi lo sanno bene. Dovremmo giocare la partita senza poi, sapendo che potrebbe non esserci un domani, e quindi per questo motivo, ripeto, non dobbiamo avere rimpianti. Prego. Grazie. La mia domanda si ricollega a questa, la prima per il mister. Dopo il Napoli hai detto è molto importante abituarsi a sentire la pressione. Quanta pressione oggi sentite? Sente tu, mister, e sente la squadra davanti appunto a un torneo così importante? Quanta pressione sentite addosso a voi? Sì, ripeto, parliamo sempre in plurale, quindi parliamo sempre di squadra, parliamo sempre di Inter, parliamo di noi. La pressione giusta, la pressione che avevamo anche nel finire nel migliore dei modi il campionato, per cercare comunque di mantenere una posizione importante, nonostante il campionato, ripeto, l'abbia vinto qualcun altro. Ci siamo anche messi. Abbiamo iniziato a dover far fronte alla pressione di dover recuperare delle posizioni in classifica, di mantenere delle posizioni in classifica. Penso che anche le ultime 2 partite, le ultime 3 partite tra Genoa, Napoli e Atalanta abbiano dimostrato che comunque questa squadra sta migliorando, sta facendo dei miglioramenti sotto tanti punti di vista, e da questo punto io sono molto, molto contento. Mi auguro che domani possa essere un altro step al di là del risultato, ma che riusciamo a dare comunque una risposta ben precisa, che sia di continuazione a quello che abbiamo fatto. Grazie. Prego. Se posso, una domanda anche a Samir. Sì, prego. Il finale di stagione, il finale in Serie A, le ultime 4 partite l'Inter non ha preso gol e siete cresciuti, quindi la difesa è cresciuta molto, ma tutta la squadra è cresciuta molto. Oggi, secondo te, qual è la vostra forza? Nostra forza oggi è che fisicamente e psicologicamente stiamo bene. L'abbiamo dimostrato ultime 3-4 partite, ma anche prima. Magari ultime 3-4 partite è cambiato che tutta la squadra un po' si preoccupa di non subire gol, un po' tutti noi. Non bastano portiere o altri 2-3 che stanno in difesa. Si devono preoccupare tutti di non prendere gol. È cresciuta la tigna, la cazzima dentro. Questo sarà fondamentale anche per questa competizione che ci aspetta. Un'altra domanda da Gazzetta dello Sport? No?
Hai fatto un'altra richiesta, Carlo, devi fare un'altra domanda. Hai sbagliato, perfetto, va bene. Volevo ringraziarvi. Perfetto. Grazie a te. E c'è un'altra richiesta dal Corriere della Sera? Un'altra domanda del Corriere della Sera? Visto che siamo pochi, almeno oggi facciamo un po' in fretta. Ecco. Senti, no, volevo chiedere sempre ad Antonio, proprio riallacciandomi a quello che diceva Andanovic e quello che dicevi tu, che parlavi prima delle ultime 3 partite, appunto Genoa, Napoli, Atalanta. La squadra soprattutto a Bergamo, anche prima, ma a Bergamo è stata una partita praticamente perfetta dal punto di vista tattico, di gestione. È stata, secondo me, una prova generale, quasi una partita europea contro una squadra di livello europeo. Questo ti fa ben sperare per la competizione, cioè l'Inter è arrivata a quella maturità che tu tante volte hai richiesto alla squadra e che magari, insomma, se quella continuità, che se ci fosse stata di più si poteva fare meglio. Pensi che sia arrivata al livello migliore, quello che tu volevi, insomma, nella fase finale del campionato la squadra? Ma io penso alla fine che la squadra abbia raccolto i punti che alla fine ha meritato, anche se più volte ho detto che tante volte in campionato puoi seminare poco e raccogliere tanto, o puoi seminare tanto e raccogliere magari di meno. Noi penso che qualcosina in meno abbiamo raccolto, però al tempo stesso posso dire che è giusto aver chiuso con 82 punti in classifica al secondo posto. Abbiamo fatto un buon campionato, sono stati dei progressi importanti sotto tutti i punti di vista, e adesso arriviamo a giocarci questo torneo, questa competizione. Noi ci siamo pronti, sappiamo che sarà una partita ostica, sappiamo che affrontiamo un avversario duro, sappiamo che sarà una partita che potrà essere una partita sporca e che dovremmo sporcarci, però penso anche che la squadra abbia raggiunto, ecco, quella maturità per calarsi nella giusta maniera, nella giusta domanda che la partita richiede, ecco. Facciamo l'ultima domanda di Gazzetta dello Sport e chiudiamo. Grazie. Sì, non ho sbagliato, no. Visto che Antonio ha detto sarà una partita sporca, quali sono secondo te le insidie maggiori? Perché in pochi parlano di questo Getafe che comunque sino allo stop del campionato per coronavirus stava andando benissimo, poi è un po' in crisi, però comunque una squadra brutta, tignosa. Ma sì, noi l'abbiamo studiata e abbiamo visto che anche in partite contro squadre come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid sono state partite non spettacolari, sono state partite dove c'è stata grande sofferenza da parte di queste grandi squadre per portare a casa il risultato anche in maniera striminzita, e questo la dice lunga sulla forza, sulla resilienza che ha questa squadra che comunque è abituata a giocare un determinato tipo di partita, giocare questa palla lunga, andare sulle seconde palle. I due attaccanti comunque sono attaccanti forti, strutturati, che aiutano in fase offensiva ma aiutano anche in fase difensiva, bravi poi nel ribaltare l'azione. Sappiamo, ecco, che sarà una partita tosta, noi lo sappiamo, e io dico che dovremmo dimostrare di meritare di andare avanti. Se saremo più bravi di loro andremo avanti, altrimenti ci fermeremo, ecco. Bene, se non ci sono altre domande vi saluto tutti e vi ringrazio per aver partecipato. Grazie. Aspetta un secondo. Guido, hai chiesto la parola? L'altra domanda che la faccio volentieri. L'ultima domanda. Allora. Senti, sempre al mister volevo chiedere, hai presentato insomma la sfida di Europa League, anzi anche a tutte e due la pongo la domanda.
per la crescita di questa squadra, dell'Inter, vincere un trofeo simile è un acceleratore per la crescita e anche per i piani futuri? Lo chiedo sia ad Andanovic che al mister Conte. Non c'è problema. Ma guarda, a vincere aiuta a vincere, c'è poco da dire. È inevitabile che le vittorie portano convinzione, portano autostima, portano autorevolezza. Questo non penso di scoprire qualcosa di differente. Dico che è inevitabile che vincere non è mai facile, non è mai semplice, e se arrivi a vincere significa che comunque hai raggiunto un livello che inizia ad essere un qualcosa di base, un qualcosa di importante. Quindi penso che sia una competizione per noi importante. La vittoria aiuta il processo di crescita, aiuta, come ho detto prima, a dare più consapevolezza, più autostima nei propri mezzi, nelle proprie capacità singole, collettive. È inevitabile che poi però bisogna vincere. Io penso che il mister ha detto tutto e non serve aggiungere. Domanda è molto semplice e io dico di sì, che aiuterebbe. Quindi la finisco qua e grazie di tutto. Grazie ancora a tutti, buonasera.